Non posso raccontarvi questa ricetta senza pensare alle estati di quando ero bambino, dove la mia mamma e le mie zie organizzavano delle assemblee nel cortile e facevano tonnellate di salsa di pomodoro. E sono cose che ti restano dentro. E quindi non sia mai che, come vedo avanzare 4 pomodori nel mio orto, io li butti via. Sì, ne regalo un po' a destra e a sinistra, però sono tanti. Allora appena posso faccio la salsa. Poi preparo le mie cose. Prima cosa controllo i coperchi che non siano gipollati, i vasetti che siano puliti, metto su una bella pentola d'acqua calda per scottare i pomodori e lavo i pomodori in una bella lavandina, un bel secchione, un bel bidone di acqua fredda. I pomodori devono essere lavati molto bene per evitare che ci sia dentro il batterio del botulino che è nella terra, quindi se volete potete aggiungere anche della mucchina nell'acqua, però l'importante è lavarli molto bene. Poi va incisa la pelle, perché così dopo quando li scottiamo la pelle verrà via subito molto facilmente. In una pentola con abbondante acqua, che poi è sempre la stessa pentola, io faccio tutto con una pentola, ci metto dentro i miei pomodori un po' alla volta perché devono stare dentro solo 10 secondi. Io ho usato i pomodori che avevo, in questo caso avevo un esubero esagerato di pomodori insalatari, pomodori ramati, pomodori cuore di bue e quindi ho usato questi. Poi dopo arriveranno i perini, i ciliegini, poi alla volta faccio 50.000 vasetti di ogni tipo. Come vedete dopo 10 secondi la pelle viene via praticamente da sola. Naturalmente i pomodori devono essere belli maturi. Questi non sono sicuramente i pomodori più indicati per fare la salsa. I pomodori più indicati per fare la salsa sono i samarzani, i perini e altri pomodori, i ramati, ma non certo questi. Però io ho l'esubero di questi, quindi faccio questi. Verrà un pomodoro un po' più chiaro, però viene un pomodoro anche molto dolce e molto saporito. Ci sono almeno 2 modi per fare la salsa cruda e la salsa cotta o anche la salsa condita. In questo caso faccio una salsa cotta e anche condita, una salsa di pomodoro pronta all'utilizzo, però volendo questo lavoro si può fare anche semplicemente macinandoli e mettendoli via, però cambia il sistema di cottura. Io incomincio a farvi vedere questa di ricetta, poi dopo magari facciamo anche quell'altra col pomodoro crudo. È molto importante, una volta aver pelato i pomodori, tagliarli a metà, strizzarli, far uscire l'acqua in eccesso e i semi in eccesso, oppure se avete la macchinetta che tira via la pelle e i semini tutto in un colpo usate quella, però io non ce l'ho, quindi vi faccio vedere come faccio io in casa, in cucina, senza organizzare tutta la baraonda che organizza la mia mamma. Guardate quanta acqua e quanti semi ho tirato fuori in una ciotolina di pomodori, sono davvero tanti, è tutto tempo di cottura in meno che si risparmia dopo, e poi i semi se sono troppi danno davvero fastidio in bocca anche quando sono conservati, quando sono cotti. Ora stessa pentola di prima, sciacquata, un po' di olio d'oliva, olio extravergine, uno spicchio d'aglio se volete, se non volete non ce lo mettete, e poi ci metto dentro anche una bella cipolla tagliata grossolanamente, sempre se volete, se non volete metterla non mettetela, però io praticamente facendo questo sistema ho già il sugo pronto per condire la pasta tra un anno, a Natale e quest'inverno. Faccio rosolare un po' la cipolla e l'aglio e ci aggiungo i miei pomodori strizzati che contengono meno acqua del previsto. Aggiungo subito il sale, così cacceranno fuori subito tutta l'acqua che gli è rimasta dentro, e ci metto anche un po' di pepe, ma qui è alla fine una salsa di pomodoro, fatela come preferite, potete metterci l'origano, io in questo caso ci metto il basilico perché ho anche un'invasione di basilico, una giratina e dopo ci metto il coperchio. Inizio a far cuocere una mezz'oretta. Guardate quanta acqua che hanno cacciato i pomodori, sta crescendo a vista d'occhio quest'acqua. Arriverà tra 5 minuti, saranno completamente coperti dalla loro acqua i pomodori, quindi non aggiungete assolutamente acqua, altrimenti cosa gliel'abbiamo tolta a fare? Dovrà cuocere circa un'ora la salsa, ma potete farla cuocere anche di più. Devo sterilizzare i vasi e i coperchi, non li metto nell'acqua, li metto nel forno 100 gradi 10 minuti, spengo il forno e si sterilizzano da soli. L'importante è che arrivi la temperatura a 100 gradi. Quando arriva a 100 voi la spegnete, la lasciate dentro 10 minuti, anche un'ora, tanto batteri dentro lì non ne vanno. Intanto la mia salsa cuoce, ricordatevi di girarla spesso perché questa vi frega, vi si attacca sotto. Vedete quanta acqua che ha cacciato? Adesso è passata circa mezz'ora, gli do una frullata. Potete anche usare il passapomodoro con i buchi piccolini, così tiratevi anche gli ultimi semi se volete. Se c'è della schiuma in eccesso tiratela via, così gli abbassate un po' anche l'acidità. Bisogna farla bollire ancora almeno un'altra mezz'ora, ma potete farla cuocere di più.
E ci metto anche un po' di zucchero per addolcirla un po', perché l'ho assaggiata, è un po' asprina. Vedete come sobbolle piano piano? Ecco, adesso gli metto il coperchio e la faccio andare ancora minimo mezz'ora. Ogni tanto però va girata. Spengo il forno, lascio dentro i miei vasi al calduccio. Guardate cosa ho fatto con il coperchio, l'ho spostato un po', potete metterci un cucchiaio sotto per far evaporare un pochino la salsa, perché era ancora un po' liquida, ma nel frattempo comunque la lascio andare, che lei piano piano va, la potete fare anche più ristretta, potete farla diventare anche quasi che diventi marrone. Comunque a me piace bella rossa, quindi la tiro via dal fuoco dopo un totale di circa un'ora e un quarto. Tiro fuori i vasetti, questo è un lavoro da fare tutto a caldo, quindi vasi caldi, salsa calda, tutto caldo. Quindi metto su un bel paio di guantoni, potete usare uno straccio, usate quello che volete. Riempio i miei vasi col mestolino un po' alla volta. Se volete potete usare anche un imbuto, mi raccomando che sia ben pulito, non si scherza su queste cose. È sempre tutto bollente, quindi state molto attenti. Riempio tutti i miei vasi, ne tengo anche uno piccolo perché magari non basta la salsa, viene fuori il mezzo vaso. Comunque regolatevi voi come preferite, potete usare anche dei vasi più piccoli o più grandi. Pulisco bene i miei vasi esternamente con un pezzettino di carta pulita e chiudo con i tappi già bello stretto, subito. E ricordo che deve essere tutto bello caldo e tutto bollente. È molto importante questa cosa perché ci riduce di moltissimo il lavoro che dobbiamo fare dopo. Ora, sempre la stessa pentola, gli ho dato una lavata, ci metto dentro i miei vasi. La pentola è ancora tiepida perché l'ho lavata con l'acqua calda, i vasi sono ancora molto caldi, ce li metto dentro, non c'è bisogno di coprirli di stracci, cartoni, separatori. L'importante è che ci sia un po' di spazio per muoversi, al massimo fanno un po' di rumore quando bollono, vanno fatti bollire, quando iniziano a bollire lentamente. Vedete che li ho coperti fin quasi al coperchio. Ora ci aggiungo dell'acqua calda, mi raccomando, i vasi sono caldi, l'acqua che va messa dentro sempre calda, dal rubinetto ma calda. E li copro fin quanto possibile, potete coprirli anche completamente se volete, però l'importante è superare i 2/3 dell'altezza del vasetto e li faccio bollire per un'ora lentamente. Faranno un po' di rumore se non gli mettete sotto uno straccio, un cartone. Dopo un'ora li tiro via, li copro con un panno vecchio, grosso, spesso e li lascio tiepidire dentro almeno 3-4 ore, dopodiché li tiro via e li posso mettere nella mia dispensa. Sono proprio contento di avervi raccontato questa ricetta. Mi raccomando, lasciare il like, così mi aiutate un po' a far crescere il canale. Soprattutto nei commenti scrivetemi come fate voi la conserva, che magari è fonte di ispirazione per una prossima ricetta. Un caro saluto a tutti da Gabriele. Ciao a tutti.